Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 20 marzo al 2 aprile. Dove troveremo la luna piena in bilancia. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad accendere la nostra luna e poi vediamo cosa, prima di ascoltare gli oracoli, dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci. Quindi in senso generale questa luna piena in bilancia ci porterà voglia di riequilibrio, soprattutto di realizzazione interiore e sensibilità. Sensibilità che può essere utilizzata per vedere e fare arte, cioè nel senso sarebbe proprio perfetto in questo periodo andare a vedere una mostra, ad esempio, andare ad un concerto o fare un viaggio, comunque vedere e sia anche e soprattutto farla. Magari suonare uno strumento, dipingere, eccetera, qualcosa di artistico che può aiutarvi. Poi un periodo di comunicazione che può essere utile per aprirsi, non solo per migliorare e rafforzare alcune relazioni, però anche per superare e risolvere dei conflitti. Non solo, abbiamo anche opportunità a livello pratico, quindi miglioramento a livello economico, finanziario, quindi riguardo al denaro stesso, ma soprattutto di carriera. Di contro dobbiamo fare attenzione all'eccessiva rigidità, severità o indecisione, forse anche un po' di pigrizia, di inazione, quindi c'è instabilità nelle idee, l'umore potrebbe essere abbastanza mutevole, essere un po' insicuri e quindi incapacità di prendere delle decisioni. Questo è vero, può influire sulla nostra vita. Adesso andiamo a vedere i suggerimenti da parte dell'oracolo della magia della luna. Il primo è abbastanza importante perché ci fa capire il momento presente o qualcosa che effettivamente dobbiamo fare o dobbiamo attenzionare subito, diciamo immediatamente, quindi intorno al 20 marzo. Cos'è importante con questa carta sul lavoro, lavoro sulle ombre? È molto particolare, molto intenso come significato. Ovviamente consiglio, io ho poco tempo a disposizione, quindi consiglio magari di andare a vedere effettivamente cos'è il lavoro sulle ombre. In breve vi posso dire che in pratica c'è qualcosa del vostro passato che va ad influenzare nel vostro presente e che può impedire di andare avanti. Quindi a lavorare sulle nostre ombre ci aiuterà a scavare e a scovare le cause alla radice di problemi appunto che abbiamo nel nostro presente, oppure proprio qualcosa che ci blocca, che non ci permette di affrontare le nostre esperienze in modo pieno, in modo positivo o costruttivo. Quindi forse per alcuni di voi c'è anche possibilità di liberarsi di queste ferite, di guarirle e di portarsi in un nuovo inizio, in una nuova fase di guarigione. Guarigione a livello psicofisico, in pratica, si tratta di questo. Quindi è importante, sarà importante lavorare sulle ombre. Forse questo potrebbe essere il momento giusto per iniziare, oppure per chi ha già iniziato un certo tipo di percorso, per intensificarlo e quindi riuscire finalmente a liberarsi di qualcosa, forse anche di qualcuno in senso lato, diciamo comunque può essere. Consiglio sempre di ascoltare per aiutarvi a capire quello che si avvicina di più e maggiormente a quello che state vivendo e a voi stessi. Poi troviamo un altro messaggio legato alla luna
dell'unicorno. In questo caso il messaggio è di speranza, di calma, di anche di crederci davvero, di avere fede e fiducia nel vostro potere. Come modalità di atteggiamento, di approccio, questa carta consiglia, di essere molto delicati, molto dolci, tutto è possibile e quindi si ha la possibilità di avvicinarsi pian pianino al proprio obiettivo. Seppur lentamente, seppur con cautela, bisogna fare le cose in questo modo. Magari, come suggerimento, questa carta consiglia anche di utilizzare qualcosa che vi può essere utile se credete nel potere dei cristalli, delle pietre o attraverso la meditazione o connessione con la natura, una passeggiata, oppure se proprio vi piace stare nella natura ancora meglio. Troviamo anche l'acqua, un elemento importante. Come vedete, questo unicorno si affaccia proprio verso quello che sembra essere un mare e quindi anche passeggiate al mare? C'è un perché no, quindi consiglio sempre anche di ascoltare non solo i vari suggerimenti e di vedere le immagini stesse perché possono darvi degli input interessanti. E poi troviamo la carta della luna piena che, ha a che fare con una fase fortunata, molto dinamica, molto attiva, ci porta a risultati positivi, eventi gioiosi, realizzazione, forti emozioni e sensazioni, buone energie e vibrazioni che possono portare a sbloccare alcune cose che stiamo vivendo. Quindi, come vedete, scusate, si parte tutto da questo presupposto qui. Una volta che magari abbiamo preso atto e coscienza di dover lavorare su alcuni aspetti della nostra interiorità, del nostro inconscio e quindi delle nostre ombre, allora ci apriamo subito. Infatti i risultati li vedrete immediatamente, sia già chi sta lavorando da un po' di tempo, come vi dicevo, però è l'intenzione importantissima e quindi è l'inizio che già vi darà dei risultati. E adesso andiamo avanti con i messaggi dall'oracolo dello sciamano. Vediamo che cosa vogliono dirvi. Comunque questa certo è importantissima, quindi vuol dire che lavorando in un certo modo, con calma, con cautela, con tanta pazienza, i risultati li vedrete subito, immediatamente, perché c'è anche la carta della luna piena che può fare riferimento, diciamo in senso generico, proprio alla luna piena in bilancia, quindi già intorno al 2 aprile. Abbiamo l'acqua. L'acqua è ciò che purifica a livello metaforico, infatti ha a che fare con la purificazione, la rigenerazione delle emozioni che in qualche modo abbiamo dentro di noi che devono essere esplorate per essere comprese meglio, quindi trovare delle risposte, ma anche per guarire delle ferite. Si tratta di ritornare anche all'essenza, di trovare motivazione nelle nostre scelte e quindi favorire la rinascita creativa. Abbiamo visto che questo è un momento perfetto di creare una nuova abitudine, di riflettere su cosa si sta chiudendo e quindi prepararsi a nascere, a rinascere. Il mondo superiore ci fa capire la profonda, diciamo, connessione anche con l'ambito spirituale, sia superiore effettivamente, sia anche dentro di noi e il suo significato si riferisce anche all'aiuto, a una guida o a un potenziale che vuole emergere, a un cambiamento in via di sviluppo in corso. Quindi forse è proprio per questo che abbiamo bisogno di riflettere su quale fase della vita stiamo affrontando e perché con quella comprensione abbiamo possibilità di gestire il nostro percorso e le nostre azioni, quindi poi di guidarci man mano verso insomma quello che vogliamo realizzare e ottenere, anche se semplicemente vogliamo star bene con se stessi, con noi stessi. E poi abbiamo la carta del fanciullo, è legata all'innocenza, come è stato puro, come
libertà dai giudizi, dai condizionamenti, gioia, semplicità. Forse abbiamo proprio bisogno di rinnovare la nostra vita, per, riscattarci, per avere possibilità di cambiare percorso, di scoprire la meraviglia, nel vedere il mondo con gli occhi nuovi, con gli occhi di un bambino, di un fanciullo appunto, e perché abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di vedere le cose. Ecco che arriva vivere esperienze autentiche, la disobbedienza creativa, il gioco, la curiosità, qualsiasi cosa che può stimolarci e può, aiutarci a vivere le cose in modo molto più intenso, sicuramente positivo e, leggero, in connessione, con noi, con la natura e ovviamente con le cose belle. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!